Grazie Carlo, grazie a tutti quelli che sono presenti. Come anticipava Carlo, l'idea di oggi è quella di parlare del riassunto come uno degli interventi che nella pratica trasformativa aiutano, supportano la conversazione tra le parti. Concordo con Carlo sul fatto che il riassunto sia un intervento apparentemente semplice, ma in realtà presi nel vortice della conversazione conflittuale, del dialogo conflittuale, così non è. Questo anche per esperienza personale, prima di tutto, e poi per aver osservato colleghi mediatori in azione. Ci sono degli errori ricorrenti e credo che poi avremo modo di vederli, perché con Carlo e con Alessandra abbiamo anche pensato di fare un video dimostrativo sul quale far seguire il dibattito. Quindi la mia idea adesso è proprio dire qualche parola su perché si usa il riassunto e che significato, che effetto può avere, in qualche modo come farlo, come approcciarsi a farlo. Naturalmente ognuno ha un proprio stile, una delle proprie caratteristiche di intervento, ma sostanzialmente riassunto, come gli altri interventi, chiamiamoli così, fattivi del mediatore secondo l'ottica trasformativa, ha come finalità quella di amplificare la conversazione tra le parti, di aiutarla, di supportarla, di dimostrare che il mediatore sta con le parti, le segue e interagisce con loro. Si inserisce il riassunto, si inserisce nella conversazione e aiuta le parti ad avere un quadro generale di ciò che stanno dicendo, che molto spesso, proprio perché il dialogo non è lineare, ma ha un suo andamento altalenante, è difficile per le parti avere in qualche modo, portare a ragione ciò che stanno dicendo, portare ordine in ciò che stanno dicendo. Può essere ulteriormente utile il riassunto per dare maggiore chiarezza alle parti e aiutarle a compiere delle scelte. Quindi nel riassunto ho notato che ci sono situazioni in cui c'è un cosiddetto rafforzamento dell'empowerment e di pari passo una recognition nella posizione dell'altra parte. Non sempre è così facilmente individuabile, naturalmente, ma i segnali di qualche cosiddetto shift li ho riscontrati di più dopo un riassunto. E appunto può questo intervento aiutare le parti anche in una riconsiderazione dei punti di vista dell'altro, quindi ha proprio riconsiderazione della situazione in generale. Come farlo? Come approcciarsi al riassunto? C'è una tecnica che per chi ha fatto il corso base credo sia stata, per me è stata utilissima, proprio l'ho trovata didatticamente molto efficace, che è quella del cosiddetto esercizio della bolla e delle gambe. Per bolla si intende metaforicamente un argomento sul quale le parti stanno discutendo, e le gambe sono le posizioni delle parti, le espressioni, la conversazione, le dichiarazioni delle parti, che il più delle volte, anzi quasi sempre, soprattutto all'inizio quando il dialogo è conflittuale, sono confliggenti tra loro. E quindi il mediatore nel fare il riassunto deve rivolgersi ad entrambe le parti, e il riassunto deve riguardare tutti i temi sui quali dei quali le parti stanno discutendo, eventuali temi di accordo se ci sono, ma soprattutto quelli in disaccordo, perché questo aiuta maggiormente ad avere quegli effetti di cui parlavo prima. Da un punto di vista linguistico, secondo me, per essere maggiormente efficace, se possibile, il riassunto deve essere fedele, nel senso che il linguaggio, ove possibile, deve essere proprio lo stesso utilizzato dalle parti,
perché in questo modo non attenua le differenze, ma al contrario le sottolinea per raggiungere una maggiore chiarezza e determinazione nella scelta delle parti. Io trovo che questo tipo di intervento, soprattutto se le bolle sono più di una, possa essere complesso. Spesso appunto, anziché fare un riassunto, si fa un rispecchiamento multiplo, però nella sua complessità le parti ci aiutano anche, aiutano il mediatore a dei cosiddetti interventi correttivi, perché sono le stesse parti a rimarcare qualcosa che eventualmente è stato tralasciato dal mediatore. Direi che, Carlo, se sei d'accordo e se io ho rispettato i tempi, potremo anche, e se non c'è naturalmente qualche intervento subito, potremo anche vedere questi brevi video. Se invece c'è qualche intervento tuo o dei colleghi, volentieri parliamo. Ok, c'è qualche osservazione prima di partire col primo video? Ok, allora in questo primo video che dura 8 minuti c'è un mediatore, che sono io, che mi trovo ad avere a che fare con Antonio e credo Alessandra, che sono entrambi qui, quindi potranno dare la loro idea anche in diretta, che stanno discutendo di questioni familiari. Ok, allora partiamo. Signori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno. Come posso esservi utile? So che abbiamo discusso di queste cose la scorsa volta e oggi qui ci ritroviamo. Avete pensato a qualcos'altro? Ah, sì, se posso, Alessandra, io la situazione si sta un po' aggravando con mia moglie. E l'altra volta poi alla fine pensavo che si riuscisse a risolvere la cosa, invece si acuiscono i problemi perché ci sono delle divergenze di opinione su come procedere con i figli, in particolare sulla questione del vaccino anti-Covid, che ci preclude molte cose, dove io ho una mia idea che è quella di farli vaccinare perché insomma perché tutto il mondo va così, perché non vedo controindicazioni e perché questo ci aiuterebbe per esempio a fargli fare lo sport, a far venire una insegnante di musica, ma non riesco a farlo capire ad Alessandra. Ecco. Quindi questo è un primo aspetto che fa sì che, insomma, che io viva con difficoltà il rapporto anche con Alessandra, proprio in relazione all'educazione dei figli. Antonio, ne abbiamo parlato varie volte. Io non vedo veramente la necessità di vaccinare Luca e Matteo. Insomma, hanno 13 e 15 anni e sono ancora molto giovani. Noi non sappiamo gli effetti di questo vaccino. Inoltre, questa malattia sui ragazzi praticamente non incide praticamente in nulla. I loro amici che l'hanno avuto hanno avuto al massimo un po' di febbre, quindi io non vedo assolutamente perché sottoporli a questo trattamento per cosa? Per lo sport. Beh, non solo, anche perché a scuola è tutto più semplice, i professori, cioè, anche se volessimo fare un viaggio, non hanno il Green Pass, cioè è tutto complicato in questo momento. Poi, per carità, cosa vuoi che succeda? Cioè, cosa hai dei timori che possano star male? Cioè, o è una credenza, fai anche tu parte di... Cioè, guarda, mi fai veramente arrabbiare quando dici così, cioè lo sai
Cioè, ma anche tu sei ma che mi testata, reputi una però. cretina, una credenza? Cioè, te l'ho spiegato, è un trattamento sanitario, un vaccino, ci sono opinioni differenti anche da parte di medici, di biologi, non soltanto della gente comune che non è diciamo, del settore. Quindi poi c'è questa tua fissazione dello sport come se non lo so, dovessero diventare i grandi atleti. Oggi per Cioè, loro soprattutto Luca, ma in generale tutti e due, prima di tutte queste vicende, erano, insomma, ce li chiamavano a pallavolo e in piscina e ci dicevano, guardate che questi hanno delle potenzialità e quindi adesso che stiano a casa sempre con quel telefonino perché non possono andare a fare sport, appunto, oltre che pianoforte, cioè, insomma, tutta una serie di controindicazioni che mi paiono frutto di una tua testardaggine, ecco. a me sembra una tua testardaggine la questione sport. Tra l'altro i ragazzi da tempo ci dicono che non ce la fanno con lo studio, fanno tutti e due dei licei, hanno degli impegni scolastici importanti. Abbiamo sempre condiviso il fatto che per loro è prioritaria la formazione, l'istruzione, che per un anno e mezzo o pochi mesi oramai non facciano sport, non mi sembra che caschi il mondo. Insomma, cioè, su questa cosa non lo so. Cioè, per me è prioritario che loro si impegnino a scuola. Sì, ma devono avere degli svaghi a quell'età, perché se no la scuola, vedi che hanno un calo, non lo so, non riusciamo ad intenderci su questo, mi pare che siamo distanti, no? Sì, mi pare che quello che è emerso sono essenzialmente due i temi che avete toccato. Uno è quello del vaccino. E lì mi sembra che abbiate delle idee diverse di fondo e anche poi nella pratica sul che cosa fare. Perché Antonio, lei vede il vaccino come una cosa da fare anche perché facilita viaggiare, spostarsi, no? Fare sport, Esattamente, esattamente. perché è una cosa che è consigliata, è da fare. Mentre Alessandra sembra che abbia espresso delle perplessità, anche per il fatto che sono dei ragazzi relativamente giovani, no? 13-15 anni, però, e non si sanno gli effetti. Lei diceva non si conoscono ancora gli effetti, anzi ci sono delle voci critiche in giro, quindi mi sembra che questa cosa del vaccino abbiate come dire, un'impostazione diversa su come considerarlo in generale, su che cosa fare in concreto. E poi è emerso anche la questione dello sport. Lei, Alessandra, come dire, ha accusato Antonio di avere delle aspettative di un certo tipo da parte dei ragazzi, mentre dovrebbero forse essere, mi pare di capire, più concentrati sullo studio, no? Adesso in questa fase. sì, Lei oddio, invece dice, ma no, effettivamente loro hanno delle chance. Si sono dimostrati bravi, non solo nello sport, ma anche nella musica, mi pare. Quindi Sì. vale la pena un po' coltivare. È corretto o c'è qualcos'altro che vorreste... No. sì, Prego, prego, oddio, Alessandra. è vero, cioè, i ragazzi hanno delle potenzialità anche nello sport, però qui stiamo parlando di decidere se somministrargli un vaccino su cui c'è stata una sperimentazione comunque veloce, su cui io non sono sicura e certa degli effetti, quindi io sono preoccupata. D'altro lato, che cosa mi evita il non fare il vaccino ai miei figli? Allora, non mi evita di mandarli a scuola, perché per fortuna possono andare a scuola e per me questo è prioritario, anche per Antonio, insomma, credo. Gli evita di fare lo sport. Allora, io so che è importante per i ragazzi, anche per loro, fare lo sport, ma metto un attimo sulla bilancia queste due esigenze.
A mio avviso è più importante l'aspetto della salute, ecco, più che quello dello sport. Qui avete avuto modo di vedere uno scambio di 4-5 minuti in cui il mediatore è stato essenzialmente silenzioso e in ascolto. Poi ha fatto un intervento che è quello che abbiamo etichettato come riassunto. A questo punto, Antonio, cosa suggerisci? Io penso che sarebbe carino, magari se, per dare modo a tutti di esprimersi, se ci dividessimo in gruppi abbastanza un po' ristretti, di 2, una roba del genere. Così abbiamo modo di scambiare velocemente, per un paio di minuti, quello che avete visto. Quello che avete visto, se avete seguito la linea dei discorsi, come si sviluppavano, sarebbe interessante se voi poteste, come dire la vostra sull'effetto, sull'impatto che l'intervento del mediatore ha avuto nel discorso, appunto come si era sviluppato fino a quel momento, anche alla luce di come le parti poi hanno proseguito. Però ecco, su quello, quindi decine di incontri di mediazione li ho fatti e decine di mediazioni le ho seguite. Quindi... Ecco, allora partiamo magari da questo. Nelle mediazioni che hai visto, interventi come questo, ne hai notati? Poco. Una tecnica che veniva usata, c'era una lavagna in una stanza di mediazione e magari qualche mediatore la usava, diciamo, per fare un riassunto, diciamo, del genere, soprattutto per mettere in fila quando le parti avevano tante poste che una chiedeva all'altra, ok? Penso a una divisione. Quindi marito e moglie, io ho messo la cucina, ho fatto la ristrutturazione, io invece ho pagato 60-40, si mettevano un po' in fila le cose per riuscire a trovare un senso, anche perché poi, visto che c'era da fare di fatto una transazione, non si capiva bene perché una parte chiedesse all'altra, non lo so, 50.000 euro, e quindi quindi questa è una sorta di riassunto. Certo, infatti una funzione utile è quella del aiutare a, come dire, rimettere le cose sotto l'occhio in maniera da poter decidere. Mario, hai notato qualche... Dunque, la tecnica delle bolle è molto bella perché le bolle non hanno gerarchie. Quindi se tu le metti anche su un foglio, non sei tu che stai dando un ordine, le galleggiano. Poi saranno loro a decidere quale sarà quella da trattare prima, quella da trattare dopo. E nello stesso tempo metterci le gambe è ancora più efficace, perché tu in un colpo d'occhio su quel tema capisci quali sono le differenze. Anche fare il riassunto così, tema e le due gambe, tema e le due gambe, a me risulta molto più dinamico che non una parafrasi più o meno a pappagallo, ma anche magari fatta bene, però inevitabilmente lunga, su tutto quello che uno ha detto. Invece così è un ping pong, no? Quello che ho notato su come Carlo ha fatto, tra l'altro Carlo, grazie che hai messo in bianco e nero il filmato, perché io non capivo più qual era quello in diretta e qual era perché eravate nello stesso posto. Esatto. Ecco, no, quello che a me è arrivato è che Carlo ha sottolineato o ha, come dire, restituito quello che ha ascoltato con lo stesso tono nei confronti dell'uno e nei confronti dell'altro, e alla fine mi sembrava che quello che tutte e due avevano detto fosse validato. Cioè, Carlo l'ha restituito in un modo tale da rendere assertivo quello che loro hanno detto in modo non assertivo. Riconoscendoli come. Ecco, riconoscendo la legittimità e in qualche modo anche la validità dal loro punto di vista di quello che ciascuno ha detto. Quindi io penso che la parte che si senta così rispecchiata si sente magari un pochino più forte, in senso buono, nel senso di vedere riconosciute e validate le sue Sarà interessante sentire poi soprattutto Alessandra, quello che dice
immediatamente dopo come feedback, proprio sotto questo profilo. Infatti, perché rispetto al documento che ci avevi mandato, dove tu fai, io sono quella che può parlare meno, perché Stefano almeno le ha viste in pratica, io ne ho fatte per un po', ma poi sono sempre più di seconda mano le mie, per quello che mi sento raccontare dai mediatori e del resto. Ma rispetto a quello che tu hai, a quella paginetta che hai scritto, no? Che ci hai dato come direzione, qui ti sei fermato un po' prima, cioè come diceva Mario, qui anch'io ho recepito questa sorta di rinforzo delle opinioni di entrambi, però francamente, e quindi ho capito anche molto importante quello che tu dici anche nel documento, il fatto di restare distaccati, non forzare in nessun modo, però faccio fatica a capire il passaggio successivo, hai capito? allora, io farei vedere la coda, cioè quello come dire, quello che le parti provano. Ed è prezioso, perché in mediazione non ce l'hai mai. Puoi solo immaginarlo, no? Quindi questo tipo di cose ci apre uno sguardo, anche perché da mediatori arrivi a capire solo un'azione di quello che gira per la testa, no, dei tuoi clienti. Allora, un annoso problemino, eh? Che effetti ha avuto un rispecchiamento di questo tipo? Riassunto? Un riassunto, scusami. No, molto efficace. Non so se Ale vuoi intervenire tu, ma io ho un po' di cose da dire. Vai, tu. Allora, grazie. Cioè, hai colto pienamente la questione. Per quel che mi riguarda, l'hai riordinata sotto il profilo, come dici tu, di vedute, di approcci, il mio di un certo tipo, quello di Alessandra di un altro, e allo stesso tempo a me ha permesso di riflettere sui motivi per cui Alessandra si comporta così. Tant'è che quando poi Alessandra è intervenuta, quando tu hai finito il riassunto, dicendo tutta una serie di cose, io dentro di me capivo molto meglio la sua posizione, tant'è che sarei intervenuto dicendo capisco, ma come possiamo fare? Perché per me è una questione anche di schiodarli di casa, perché poveretti mi sembra che soffrano a stare sempre in casa. Quindi aveva preso una piega assolutamente costruttiva al confronto, naturalmente non sapendo come poi potesse finire, ma questo non ci interessa. Quindi è stato molto, molto chiaro, molto ordinato e anche molto, se vogliamo, io l'ho sentito molto, forse empatico è sbagliato, ma molto coinvolgente, cioè tu eri con noi, eri molto presente in quello che noi abbiamo detto e come lo abbiamo detto e perché lo abbiamo detto, per quel che mi riguarda. Per me il riassunto fatto è servito da un lato a identificare e anche riorganizzare le mie idee e identificare meglio i motivi del mio rifiuto. Infatti nel successivo intervento io ho detto, cioè la mia preoccupazione è la salute, no? E per me questa è prioritaria. Il secondo è però è stato anche quello di riascoltare le motivazioni di Antonio. Effettivamente anch'io ho riflettuto sull'importanza che questi ragazzi non facessero solo la scuola, gli impegni scolari, non seguissero solo gli impegni scolastici, ma facessero anche lo sport. Quindi mi ha aiutato anche a riflettere sulle posizioni di Antonio. Ok. Naturalmente l'esempio è molto didattico e il tipo di intervento ortodosso, qui le bolle erano 2, spesso però sono di più. E quindi una delle difficoltà, ma ne parleremo credo comunque anche dopo, è quello di riuscire a cogliere nel magma del discorso le bolle. È chiaro che si tratta sempre di una scelta, come dire,
arbitraria, se volete, personale del mediatore, perché inevitabilmente il suo intervento ha come dire, ha un impatto che in qualche modo indirizza le parti e stabilisce il quadro, però l'approccio trasformativo è un po' come la democrazia, no? Con tutti i difetti che ha, di meglio non trovi, nel senso che è quello che è più rispettoso, perché prima di tutto, non so se avete notato, io offro la ricostruzione per come la vedo io, ma chiedo, ma c'è dell'altro, quindi molto spesso le parti dicono no, ma ci sarebbe anche questa questione, eccetera, eccetera. Quindi non è il reframing o il, come dire, indirizzare in maniera direttiva invece il discorso, come spesso si può fare, ecco, soprattutto con l'uso della lavagna, lì è molto pesante, per cui quello che io scrivo, insomma, quello indirizza molto il discorso. Ok, abbiamo un paio di minuti per qualche osservazione che magari è uscita nelle stanze che volete condividere. Ok, allora in questo secondo spezzone abbiamo la stessa situazione, ma con il mediatore che fa un riassunto diverso. E quindi ora vi chiederei uno sforzo di, come dire, di osservazione maggiore per vedere le differenze. Si arriva. Prendo solo la parte finale. Insomma, per me è prioritario che loro si impegnino a scuola. Sì, ma devono avere degli svaghi a quell'età, perché sennò la scuola, vedi che hanno un calo, non lo so, non riusciamo ad intenderci su questo, mi pare che siamo distanti, no? Sì, quindi Alessandra, per lei il vaccino non è conveniente farlo adesso, perché mi sembra di aver capito che ci sono anche dei dubbi al riguardo e poi sono i ragazzi piccoli. E per lei, Antonio, invece questa è una cosa da fare, è vero, perché anche permette di uscire, di girare, di fare sport. E a proposito dello sport, Alessandra, lei ha avuto una voce critica nei confronti di Antonio, perché ha detto che si aspetta delle cose, mentre Antonio invece stava dicendo che per lui i ragazzi hanno delle buone chance, no, di avere un successo. Esatto. Corretto? Sì, ma più che il vaccino non è conveniente, in questo momento non ne vedo proprio la necessità. Cioè, Antonio è fissato veramente con questo discorso dello sport. Una fissazione, insomma, Alessandra, non è una fissazione, è che il fatto che loro stiano in casa tutto il pomeriggio. No? Bene. Allora, nonostante apparisse più o meno la stessa cosa, vi assicuro che c'erano delle differenze. Adesso io non lo so se è giusta o no l'osservazione. A me sembra che tu abbia cambiato il tono, nel senso voce critica, anziché dire lei accusa Antonio di... Nel primo video a un certo punto hai detto lei accusa Antonio di, invece hai usato un termine più... ha una voce critica nei confronti di... E No, poi non è tanto un cambio di tono. Anche può anche essere, ma non era quello in particolare. Ho notato che non sono stati definiti bene i temi rispetto al primo. È vero. Le due tematiche principali sono state definite meglio nel primo video, qui sono state un po'... E se non sbaglio è stato un po' incalzante, cioè un po' come dire, ha messo un po' del suo Esatto, questo sì è vero, l'ho notato anch'io. Quindi non è stato, non che non sia stato fedele, perché comunque
però cioè, come se volesse dire qualcosa in più rispetto a quello che hanno detto le parti. Ah. E, Allora, sulla confusione senz'altro. Sì. E infatti si nota decisamente come Alessandra e Antonio alla fine restano là un po' perplessi. Cioè, È vero. e tornano, cioè non fanno nessun passo avanti. Anzi, Alessandra si è focalizzata su un termine che ha detto lei. Esatto. Quindi sul fatto del vaccino non è che sia con un conveniente, ma... Esatto. Queste due, anch'io avevo notato il fatto che il non conveniente messo da te, Carlo, e Alessandra su questa cosa sì. È ritornata sul punto. Sì. Sì, come se fossero molto più spesati nel secondo video rispetto al primo, diciamo. Hai visto com'è potente? Era potente, adesso non so cosa avete visto, cosa avete detto riguardo il primo. Però nel primo tutti i partecipanti, almeno quelli che nel mio gruppetto, avevano osservato proprio, era chiaro quindi cos'è. Cioè, come dire, io scommetto che adesso faranno delle osservazioni come le vostre e diranno, ma mi sembra un po' più incasinato, no? Un po' più sfumato, non si capisce bene. Sì. Sì, la ragazza che avevo prima nell'altro gruppo è una nuova che ha detto che non ha mai partecipato, è rimasta un po' incuriosita e ha notato subito la questione delle due tematiche messe belle in chiaro. Esatto. E ha notato il termine che ha detto lei, che è accusare, l'ha notato subito anche lei e ha detto che cioè è rimasta male, cioè nel senso ci sarebbe rimasta male se fosse una delle parti perché era scioccante. Sì. Noi abbiamo osservato che nella seconda sei stato molto più bravo, che abbiamo capito che eri dalla parte di Alessandra perché hai fatto una perfetta restituzione di quello che lei ha detto e alla fine ci sei sembrato addirittura un po' dalla sua parte, che questo è quello che abbiamo osservato. Non gli consente di sfogarsi indipendentemente dal fatto che siano portati per lo sport e ci sia stato. Ok, divertente fare un riassunto volutamente sbagliato. Neanche così facile per te che lo fai molto bene. Ma sì, ditemi voi perché l'ho disseminato un pochino di errori, ma non troppi, e questo è il problema forse. Però ditemi l'effetto che vi ha fatto. Ale, prego. Allora, io l'ho sentito un po' più impersonale. Impersonale? Sì. E anche un po' confusionario perché non finivi di dire quello che né io né Antonio avevamo detto, comunque lo dicevi parzialmente. Infatti ho avuto anche difficoltà nell'intervenire perché ho detto vabbè, no, hai usato la parola non è conveniente, ma non si trattava di io non ho detto che era conveniente o meno farlo, quindi non so, mi sono sentita un po'... Cioè, sì. Non, diciamo, come se non avessi... No, sono stato bravo, dai, ha fatto male. Sì. No, ma oltre a quello che ha detto Alessandra, sì, che era un po' confusionario, ma il punto è che non mi ha ricondotto a una considerazione ampia su quello che stiamo dicendo. Mentre il primo riassunto nel suo ordine mi ha fatto capire che certe mie recriminazioni potevo riconsiderarle alla luce di quello che Alessandra aveva detto e che tu avevi ricondotto nell'alveo del riassunto, no? Qui tu hai detto delle cose abbastanza confusionarie, cioè la prima è il vaccino, sul fatto che Alessandra dice di no, e non guardandomi che io dico un'altra cosa, però senza identificare la bolla e le gambe, no? E poi sullo sport, tra l'altro, io non mi sono sentito considerato. Assolutamente. Perché guardavi Alessandra e continuavi, e questo ha
ha avuto un effetto negativo perché non mi ha portato a una chiarezza di quello che stava succedendo, e anche di minima irritazione perché mi è parso che tu non ci stessi seguendo in ciò che noi dicevamo. Assolutamente. E avete colto, e tra l'altro io ho colto nel tono immediatamente successivo vostro che il confronto non era affatto costruttivo, ma rimaneva su... Perché alla fine il senso del riassunto è quello di aiutare le parti ad avere più chiaro quello di cui hanno discusso prima, dando conto delle differenze. È talmente semplice. Esattamente. Ecco, invece gli errori fatti in questo secondo sono stati, primo, quello di usare appunto la terza persona. Io ho parlato con Alessandra riferendo a lei quello che tu, Antonio, avevi detto e nominandoti in terza persona. Antonio dice che. Ecco, e tu hai avuto come effetto quello di non essere riconosciuto da te. Assolutamente. 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 Secondo, di non essere ordinato. Ho volutamente mescolato un po' le cose, non più di tanto. E siamo in una situazione molto semplice. Cioè, le due bolle erano evidenti, erano identificabili. Ecco. Ciò nonostante, mescolandole un pochino, ottieni non il bianco e il nero, ma ottieni un pestone di grigio che non vi aiuta, no? No. E per cui lo sport rientra nel vaccino. Ma... Terza cosa, se non sei fedele nel ridare le cose, naturalmente esponendoti a una possibile correzione delle parti, ma se tendi a non essere fedele, crei la sensazione che manca qualcosa e che quel qualcosa magari hai detto anche sbagliato, come hai detto Alessandro tu, no? Quindi aiuti poco, ecco. Questo è il sì, esattamente, non aiuti poco o per niente, e questo non dà nessun valore aggiunto all'intervento. Ok. Ma sì, spero che sia stato utile, nel senso che per riassumere, per riassumere il riassunto, credo che sia molto efficace come un intervento, anzi, questa è una mia opinione personale, ma nel novero degli interventi è forse quello, per come sono fatto io, per come l'ho vissuto anche in questa esercitazione, simulazione didattica, fortemente chiaro e ordinato, e incide bene nella conversazione delle parti, nella conversazione conflittuale delle parti. Il rispecchiamento è un intervento più blitz intervento, cioè è una cosa, quasi una scossa, poi esci. Il check-in si inserisce in un altro momento della conversazione. L'ascolto, vabbè, è perennemente presente, ma riassunto, poi mi sono andato a rivedere oggi per parlarne con voi anche La promessa di Joe e Baruch, e lì fanno quella simulazione sulla casa rosso porpora e il metacommento è molto, molto interessante. E tocca poi temi che abbiamo toccato noi. Quindi sono contento che siate stati con noi e di averne parlato, e insomma riprendiamolo quando volete. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista.